e stasera, come vi anticipavo, parleremo di sindrome metabolica. Cos'è? È fondamentalmente la patologia dei nostri tempi. Con sindrome metabolica identifichiamo in realtà un gruppo di fattori di rischio, per quelle che sono le patologie che ad oggi causano il maggior numero di morti, ovvero le patologie cardiovascolari. Pensate che i decessi per patologie cardiovascolari superano la somma di tutti gli altri decessi per tutte le altre patologie. Dicevo, quali sono i fattori di rischio per le patologie cardiovascolari tali da causare la sindrome metabolica? Beh, abbiamo l'ipertensione. Sapete che la pressione arteriosa è, semplificare un pochino, la pressione che il sangue esercita sulle pareti arteriose, no? Quando siamo in presenza di ipertensione abbiamo un'eccessiva pressione del sangue sulle pareti arteriose. L'altra grossa famiglia di fattori di rischio è quella legata all'iperglicemia, ovvero alla situazione prediabetica e diabetica. Abbiamo poi le dislipidemie, ovvero alti livelli di trigliceridi e di colesterolo, o meglio, alti livelli di trigliceridi e cattivo equilibrio tra colesterolo buono e colesterolo cattivo. Vi ricordo che il colesterolo non è tutto uguale, ma si divide in queste due famiglie: le lipoproteine ad alta densità e le lipoproteine a bassa densità. Le lipoproteine a bassa densità, anche definite colesterolo cattivo, sono quella famiglia di lipoproteine che proprio per la bassa densità possono perdere qualche pezzettino di grasso lungo le nostre pareti arteriose. Questo grasso poi aderisce alla parete arteriosa, può ossidarsi, può formare le placche ateromatose. E poi abbiamo il fattore di rischio principale, cioè l'obesità addominale, cioè la circonferenza addominale elevata. Sapete che tanto più il grasso è stoccato a livello addominale, tanto più abbiamo un'obesità di tipo centrale, tanto più abbiamo grasso viscerale, che è proprio quello maggiormente correlato alle patologie cardiovascolari. E ancora, vediamo l'insulino resistenza. Guardate, abbiamo un gruppo controllo. L'altezza del rettangolino ci dice quanto è elevato il miglioramento nella resistenza insulinica. Allora abbiamo il gruppo di controllo che non pratica esercizio, abbiamo il primo rettangolino che ci rappresenta il miglioramento nei soggetti che praticano solo allenamento con i sovraccarichi, quindi allenamento per la forza, così denominato resistance training. Abbiamo poi il rettangolino che ci rappresenta il miglioramento derivante dai soggetti che fanno solo attività di aerobica, quindi di resistenza, e per ultimo il rettangolino che ci rappresenta il miglioramento, e guardate bene, dei soggetti che fanno sia attività di resistenza sia attività di forza. E quindi abbiamo capito che la soluzione è farle insieme, cioè la soluzione è affiancare l'allenamento aerobico, l'allenamento di resistenza all'allenamento con i sovraccarichi, perché questi due agiranno in maniera coordinata, agiranno in maniera sinergica, e fra un pochino capiremo tutti i meccanismi d'azione. La complicità di questi due ci fa migliorare, guardate, molto più che i due singoli. E ancora, qui approcciano al diabete, qui si mostrano tre diversi approcci al diabete. Il non approccio, di fatto, l'approccio con metformina, che è il principale farmaco ipoglicemizzante usato nella terapia diabetica, prevalentemente nel diabete di tipo 2, e il lifestyle, lo stile di vita, ovvero anche l'esercizio fisico, oltre che l'alimentazione sana. E guardate un po', il rischio nei soggetti che assumono la metformina, cioè il farmaco, si riduce del 31% rispetto a quelli che non fanno nulla, ma il rischio dei soggetti che hanno uno stile di vita sano, in particolare attivo, si riduce del 58%. Quindi abbiamo il farmaco giusto, l'esercizio fisico. Il Pilates è un metodo che nasce dal suo creatore, dal famoso Joseph Pilates, il quale ha avuto in infanzia dei problemi di rachitismo, dei problemi metabolici, appunto, e lui successivamente già da questo ha deciso di sviluppare degli studi in merito all'allenamento. Ma la vera svolta c'è stata quando è stato rinchiuso in prigionia, dove si è dilettato ad allenare i suoi compagni di cella con l'utilizzo di molle che vanno a reclutare, ad utilizzare delle contrazioni simili auxotoniche. Tutti dovreste sapere, se avete fatto i vostri primi livelli, che le contrazioni auxotoniche sono tipiche degli elastici, hanno la caratteristica
che all'aumentare della tensione aumenta l'intensità, viceversa al diminuire c'è una diminuzione progressiva, e questo è ciò che andava a ricreare con l'utilizzo delle molle, e poi è stato il primo prototipo di Reformer, la macchina del Pilates che si trova tuttora nei centri Pilates, appunto negli studi, e che abbiamo anche noi come corso Non Solo Fitness, che ha la grandiosità di riutilizzare tali contrazioni auxotoniche per andare a favorire l'allungamento della colonna, ma soprattutto a simulare l'allungamento della colonna contro forza di gravità. E quindi è una grandiosità perché va a simulare ciò che il nostro corpo dovrebbe fare nella vita di tutti i giorni, reclutando la muscolatura del sistema tonico posturale, ovvero quei muscoli asserviti a tenere il nostro corpo in piedi, a resistere appunto alla forza di gravità, andando verso un concetto di funzionalità dell'allenamento, che significa, ripeto, riprodurre una sorta di allenamento utile ai fini della vita di tutti i giorni. Successivamente il signor Pilates, da questa prigionia, quando ne è uscito, ha deciso di fare dei viaggi in America, ha incontrato i ballerini e le ballerine, in particolare la Graham, ma poi la sua moglie stessa, che hanno deciso di rivedere questo metodo, di rielaborare questo metodo, inizialmente molto rudimentale, perché il Pilates ora, tuttora si pensa che sia una riabilitazione, si pensa che sia una diversa ginnastica posturale. Il Pilates nasceva con jumping jack e cazzotti, per capirsi. Se andate su YouTube e vedete i video originali di Pilates quando allenava ai tempi, lui faceva fare jumping jack, prepugilistica e piegamenti sulle braccia, per capirsi. Poi c'è stata questa evoluzione, per merito, ripeto, di sua moglie, delle ballerine, nel suo viaggio a New York, ha estrapolato ciò che di positivo, la fluidità della danza, ha estrapolato delle posizioni. L'importante che dovete avere bene in mente è che il Pilates è una sorta di magma, cioè ha preso ciò che di buono vi è in varie discipline e le ha inserite insieme per creare un unico metodo. Un'altra cosa da non tralasciare sono gli esercizi con gli attrezzi del Pilates. Il Pilates utilizza i piccoli attrezzi come il ring, il roller, la ball, ma anche un elastic band, una TheraBand, quindi un elastico che va appunto a riprodurre le contrazioni auxotoniche. E invece, come potete vedere, vado con il cursore dall'altro lato, ci sono i grandi attrezzi che noi facciamo con i nostri corsi Non Solo Fitness, che sono Reformer, quello che vi dicevo con le molle, Cadillac e Chair. Ma questi principi possono essere riutilizzati anche all'interno della sala pesi. E quindi, se voi osservate questa scheda, ho inserito magari al posto del riscaldamento cardio con il 65-60% della frequenza cardiaca degli esercizi di propriocezione e mobilità articolari, classici esercizi in posizione ortostatica che si fanno nel riscaldamento del Pilates. Ho inserito dei crunch, ma nei crunch ho inserito la dicitura del bacino neutro che quindi mira alla stabilizzazione della colonna, al rinforzo dell'intero core. Ho inserito un rematore auxotonico, quindi con l'utilizzo di un elastico, con questa capacità di resistenza e di aumento della forza più che della forza dell'intensità all'aumentare dell'accorciarsi del muscolo. Ho inserito una panca orizzontale ma con la richiesta della respirazione Pilates, della respirazione controllata. Ho inserito delle spinte auxotoniche, ho inserito dei piegamenti gambe con box, con lo scoop addominale, che è il principio dell'ombelico alla colonna, che attiva il trasverso dell'addome, che fa parte quindi di un altro dei principi del Pilates, ovvero la centralizzazione che vi ho detto prima.